Buonasera a tutti, buonasera dalla Storia e Memoria. Una delle caratteristiche di Officina Mediterranea è quella di fare le proprie trasmissioni, possiamo dire, insieme ai nostri spettatori. Cerchiamo di camminare di pari passo. Alcune settimane fa io ho fatto una trasmissione e a un certo punto incidentalmente ho parlato dell'emigrazione. Mentre parlavo vedevo sott'occhio che scorrevano uno dietro l'altro i commenti. Poi dopo sono andato come al solito a guardarli e sono andato a rispondere e ho visto veramente che c'è stata una partecipazione enorme su questo argomento, è un argomento molto sentito. Quindi abbiamo deciso, per venire incontro a questa esigenza di conoscenza dei nostri spettatori, di dedicare una serie di trasmissioni all'emigrazione. E l'emigrazione, da qualsiasi punto la si guardi, è una perdita. È una perdita per i paesi dai quali si parte, è una perdita per coloro che partono, e quindi stasera cominceremo a parlare di questi aspetti. Poi nella prossima mia trasmissione snocciolerò tutte le cifre, tutti i dati, sarà diciamo una trasmissione più tecnica. Parleremo di questi argomenti questa sera con Angela Maria Salvatore, che vi presenterò subito dopo la sigla, e con Michael Miere. Adesso andiamo con la sigla. Eccoci qui. Allora, ringraziamo prima di tutto il nostro regista Donato Rinaldi, che stasera non vedremo. Vi presento i nostri ospiti. Angela è una organizzatrice culturale ed è una giornalista, e in questo momento è anche assessore del comune di Avigliano, quindi è una persona molto addentro a queste tematiche delle quali parleremo stasera. È la persona adatta per dirci quello che ci occorre. Michael Miele è il mio alter ego, eccoci qua, ed è il co-conduttore delle mie trasmissioni, nel senso che integra le cose che io dico, commenta il mio lavoro. Allora, ad Angela io faccio subito questa domanda. Tu vivi ad Avigliano, un paese che, come tutti i paesi del sud, vive il fenomeno dell'emigrazione. La prima domanda che ti faccio è: tu a titolo personale come vivi questo fatto dei tuoi conterranei che partono, magari anche dei coetanei tuoi, insomma, non so,
ci devi parlare un po' della tua vicenda personale e se riesci poi a mantenerti in qualche modo in contatto con queste persone che partono. Signori? Sì. Grazie innanzitutto per l'invito, ringrazio Donato Rinaldi e tutti quanti voi per questo prezioso lavoro che fate di diffusione della cultura. Ecco, io ritengo che tutte le tematiche che vengono trattate all'interno di Officina Mediterranea rimandino tutte alla cultura intesa nel senso più ampio del termine, cultura come saper vivere, come attenzione all'altro e cultura come attenzione soprattutto ai fenomeni sociali come quello delle migrazioni che purtroppo è un problema sempre più urgente per l'intera Basilicata e per l'intero Mezzogiorno e devo dire che da quando proprio io ricopro questo incarico di assessore alla cultura, politiche giovanili, associazionismo, mi sono sempre resa più conto di quanto perdano le nostre comunità in termini di talenti, in termini di competenze. Ecco, io ritengo, per quello che ho potuto vedere, per la mia esperienza personale, che questo attaccamento alla propria comunità, alla propria regione d'origine, purtroppo nel tempo vada sempre più scemando, perché coloro i quali abbandonano la nostra terra è sempre per ricoprire diciamo delle funzioni a livello lavorativo, che qui non avrebbero trovato, e questo fa sì, che ci sia sempre meno tempo e meno possibilità di ritornare all'interno della propria comunità d'origine. Ma nello stesso tempo ho notato, sempre nel mio piccolo e in questa mia breve esperienza di amministratore pubblico, che però anche da lontano, e mi è capitato proprio di recente, c'è comunque un'attenzione, anche chi non riesce a tornare frequentemente, guarda però con attenzione a quello che accade all'interno della propria comunità. Quindi un ruolo importante lo rivestono anche i social, la comunicazione dei mass media, cioè riuscire a capire quali sono le novità che ci sono nella comunità d'origine. E proprio di recente mi è capitato di entrare in contatto con una mia concittadina che vive a Ferrara, dove fa l'assistente amministrativo in una scuola, e che rientrata qui in Basilicata per conseguire il titolo di laurea triennale ha proprio dedicato una sezione della sua tesi di laurea ad Avigliano, quindi alla sua terra d'origine, e invitandola poi in comune per ringraziarla di questa sua attenzione, ecco, lei mi ha colpito perché a 24 anni mi manifestava il suo interesse, il suo bisogno a ritornare qui da noi, qualora chiaramente si creassero le condizioni lavorative per poterlo fare, perché il tema principale è sempre quello, è che spesso ci sono qui, non ci sono qui da noi proprio delle attività lavorative che vanno di pari passo a delle competenze che vengono acquisite al di fuori del nostro contesto regionale. Quindi ritornare qui, da quello che mi risulta interagendo con queste persone, significa in qualche modo demansionarsi o trovare delle collocazioni che poi non sono prettamente affini a quelle per le quali si è studiato, e quindi si è fatto anche un investimento economico fuori per acquisire determinate competenze. E quindi credo che da questo punto di vista spesso non siamo al passo con i tempi, e chi torna qui poi lo fa con rammarico. Ecco, sempre pensando alla casistica delle persone con le quali mi confronto, mi è capitato di vedere persone che sono riuscite poi a ritornare qui, ma guardando poi dopo anni trascorsi fuori con grande nostalgia ai vari lavori che svolgevano fuori, ai contesti lavorativi, a quelle che potevano essere le attività che potevano fare al di là del lavoro. Quindi anche chi torna poi torna in fondo con un magone, cioè è quasi una forma di sradicamento totale, quindi anche rientrare magari per motivi familiari, per motivi che esulano ma da una scelta volontaria, poi diventa un problema, cioè diventa una difficoltà, non è sempre ben accetto. Ecco, questo mi è capitato di vederlo. Diciamo che si tratta quindi di un doppio sradicamento addirittura, un doppio Sì, sradicamento. sì. Adesso Sì, Michael, passiamo a Michael. E prima di parlare in generale di cosa perdono quelli che lasciano la loro terra, vorrei chiedere anche a te qualcosa sulla tua esperienza personale. Io non posso che enfatizzare quello che è stato detto.
perché è vero, questo è per esperienza personale. Tu parti e parti e sai che lasci qualcosa dietro, per qualunque ragione tu parti. E poi dove vai, col tempo metti le radici e pensare poi di tornare indietro, e io l'ho fatto diverse volte in tutti questi anni che sto negli Stati Uniti. Forse me ne devo tornare, forse devo trovare qua. Non ho trovato mai niente, non ho potuto, non si è realizzato questo sogno, per ovvie ragioni. E poi la storia è complicata, chiaramente. Questa è la storia, praticamente, che si materializzi in ognuno di noi. Io vivo la storia della nostra separazione, della nostra disparità economica del Sud, me ne sono reso conto perfettamente, oggi più che mai. E io sono fortunato perché io non sono venuto all'estero con la valigia di cartone, con tutto il rispetto delle persone che sono partite con la valigia di cartone, è peggio. Quindi io sono fortunato da questo punto di vista. La discriminazione non l'ho vissuta, forse l'ho vissuta più in Italia. Ecco, questa è l'immagine di cui stavo parlando. Tu perdi un pezzo di te lo lasci dietro. Infatti tu lasci la tua identità, lasci la tua storia. E poi te ne devi ricreare una nuova, con tutti i problemi, e se ci sono discriminazioni devi superare le discriminazioni e tutto il resto, e devi pure tu evolvere, no? In maniera tale da essere parte integrante e produttiva del posto dove stai, perché nessuno ti regala niente. Questo è da chiarire. E detto questo, voglio ancora enfatizzare di più il fatto che è vero, poi tornare non è possibile. E tornare è difficile perché hai radici, magari hai famiglia, hai creato famiglie come io ho fatto, come molti di voi hanno fatto. E quindi pensare di tornarsene nel mezzogiorno, in particolare, che io non lavoravo a Milano, tornare in Italia per me non significava ritornare a Milano. Infatti io me ne sono andato da Milano per scelta specifica. Per me sarebbe stato tornare a Napoli, ma Napoli non è più la capitale, è una città qualunque purtroppo, e quindi non c'è la possibilità, dico qualunque, l'hanno costretta a diventare qualunque, ma non è così. Mettiamo i punti sugli, perché malgrado tutto, infatti questo e voglio concludere, no? Perché il discorso è lungo e anche complicato. Gli italoamericani e molti di origine del sud hanno quest'ansia, questa volontà di riconnettersi con la madre patria. Ecco, questa è un'altra immagine, questa è l'immagine, diciamo, standard dell'inizio del secolo scorso, ma in questa immagine c'è anche oggi è così, ma non in questa forma, ma è quello che ti porti dentro o che ti manca che questa immagine rappresenta. Quindi gli italoamericani, i cui genitori erano forse persone che sono rappresentate in questa immagine, i loro avi, hanno il bisogno di riconnettersi con la madre patria, con la propria cultura, con la propria storia, perché è questione di identità. Molti hanno espresso anche a me questa necessità di riconnettersi. Forse lì per noi è la risposta. Col tempo, chissà se un giorno avverrà, perché magari quest'altra Italia che esiste all'estero, credetemi, è un'altra Italia. In America ci sono quasi 25-26 milioni di persone che si possono rifare all'Italia, no? In un modo o in un altro. Potrebbero dare una spinta per poter risolvere questi problemi secolari che secondo me sono molto, molto difficili. Come individuo non si riescono a risolvere. È un problema sociale, politico e economico enorme e secolare. Quindi
Un po' questa è la mia esperienza, non so se sono stato confuso, ho confuso le idee, ma questo in generale è un po' quello che ho vissuto. E anche per questo io ho trovato lungo la strada Enrico e sto diciamo studiando ancora di più la nostra storia e molte delle cose che io non sapevo sto imparando da Enrico e che spiegano perché la situazione è quella che è. Anche personale, devo dire, perché riesco a capire adesso perché sto dove sto. Sì. Io ho fatto questa prima domanda personale a tutti e due perché noi siamo una trasmissione che racconta la storia, ma a volte le vicende personali possono diventare storia, possono diventare la vera storia. Adesso però andiamo un poco più nello specifico. Ad Angela Maria io vorrei chiedere, secondo te, in base a quello che stai vedendo anche con la tua attività, che cosa perde Avigliano con questa immigrazione da un punto di vista morale, sociale e culturale? Beh, da un punto di vista culturale perde, come dicevo già prima, delle competenze e soprattutto da un punto di vista sociale invece credo che perda proprio quella capacità di aggregazione che hanno soprattutto i più giovani all'interno del tessuto associativo di un territorio, perché mi capita di vedere e di confrontarmi con persone che hanno sempre meno tempo da dedicare all'associazionismo, sono sempre più scoraggiate rispetto all'ambiente in cui vivono e sono sempre più dedite a cercare delle modalità per andare via. Cioè io sento continuamente: "No, ma qui oramai non si può fare più niente per andare via dalla nostra comunità". Quindi dal punto di vista morale si perde quella che è la capacità di prospettiva futura. Cioè a me spesso mi capita di pensare da amministratore: ma come sarà questa comunità tra 10 anni? Da chi sarà animata, chi saranno le persone che diventeranno un braccio operativo dell'ente. Io occupandomi di associazioni mi sono resa conto del grande valore del tessuto associativo presente all'interno delle comunità, soprattutto a seguito anche della pandemia, cioè di questa importanza di ritrovare la socialità che può avvenire laddove ci sono delle giovani leve, ma queste giovani leve in fondo non ci sono perché chi studia e chi va fuori, chi resta poi fuori per motivi di lavoro ovviamente va a dissanguare anche questo tessuto associativo presente nel nostro territorio e chiaramente anche in questo ambito ci sono delle eccezioni, ma sono veramente delle minoranze. Ad esempio, nuovamente di recente mi è capitato di incontrare un giovane della nostra comunità, un archeologo che ha lavorato nella biblioteca di San Marino, quindi una persona con delle competenze trasversali dal punto di vista culturale, che ha sentito della costituzione di una biblioteca all'interno del comune di Avigliano e dovendo trascorrere 5-6 mesi per motivi familiari all'interno della comunità, si è presentato all'ente dicendo che voleva gratuitamente dare una mano per la sistemazione dei volumi e sta facendo veramente un lavoro capillare, un lavoro egregio. Quindi un giovane che in un lasso di tempo breve decide comunque di dedicarsi alla propria comunità, ma parliamo di casi veramente isolati, perché ci sono tante persone che ad esempio anche della mia stessa generazione che io non vedo più da anni, perché questo radicamento, come diceva anche Michael Miele, poi comporta un radicamento in altri contesti sociali, quindi un'organizzazione anche al di fuori del contesto lavorativo, un inserimento all'interno anche di gruppi partitici, politici, che portano poi le persone proprio ad allontanarsi sempre di più, ma perché non c'è proprio più il tempo da dedicare. E l'aspetto negativo che mi è capitato di riscontrare è che spesso chi se ne va, ma lo fa malvolentieri perché qui ha sondato il campo, ha fatto tutto quello che doveva fare, ma non ha trovato una collocazione a livello sociale e lavorativo, se ne va quasi con rancore nei confronti di questa terra, cioè la guarda quasi con
diciamo con un occhio non positivo, anzi, ma con uno sguardo negativo che lo porta a quel punto proprio interiormente ad allontanarsi, quindi a difendersi da uno spazio che in fondo non l'ha valorizzato, non gli ha dato quello che si pensava di trovare. Anche questo tipo di atteggiamento mi è sembrato molto triste, molto, molto difficile. Io credo che tutto questo si possa combattere in qualche modo nel nostro piccolo, almeno nelle nostre piccole realtà, con un tentativo costante di riconoscere il merito di queste persone che sono fuoriuscite dal nostro territorio, ma anche di impegnarle, io l'ho detto anche in un'altra intervista che ho rilasciato per un giornale locale, di impegnarli in qualche modo, cioè che gli enti creino dei sistemi che vadano a sistematizzare in qualche modo tutte queste competenze che poi possono essere utili a seconda delle circostanze e dei vari ambiti, cioè far sentire che anche chi è fuori non può più tornare per le ragioni che ci siamo detti fin qui, comunque possono ancora essere utili per queste comunità, cioè far sentire che noi abbiamo bisogno di loro, ecco, questo proprio come atteggiamento di approccio nei confronti di queste persone. Questa è una cosa molto importante, non perderli, tenerli in qualche modo anche da lontano legati alla terra. Sì. Ma ti faccio altre due domande. Ma voi non avete, come tutti i paesi del sud, dei periodi nei quali gli emigrati ritornano? Perché qui nel paese dove sto io, d'estate molte case si riaprono, diciamo, vengono un po', tornano un po' da tutto il mondo. Da voi capita questo? Sì, capita questo anche se è un fenomeno, che si è diradato nel corso del tempo, cioè Mm. fino a 5, 6 anni fa, anche qui da noi era più frequente, cioè l'estate era proprio ripopolata. Io questo l'ho potuto anche verificare, in questi diciamo, ultimi 2 anni e mezzo attraverso la mia attività, cartelloni che ho messo in piedi con le associazioni nel periodo estivo, dove, c'è stata una partecipazione anche di persone che venivano da fuori, ma non posso riscontrare la stessa attenzione che io invece vedevo anni fa. Cioè ho la sensazione che spesso manchino proprio le ragioni per tornare, laddove poi non ci sono più i familiari, purtroppo non ci sono più delle ragioni forti che portano le persone a tornare qui. Ecco, mi è capitato di vedere un interesse diverso dal punto di vista di carattere turistico, insomma, per alcune Quindi si va cose della perdendo nostra. questa Purtroppo forza sì, attrattiva. Senti, un'altra sì, sì. domanda che ti giro perché è stata fatta dal nostro amico Raffaele Romano, ma qual è il budget del tuo bilancio? Avete a disposizione una cifra significativa o dovete fare i salti mortali? Dobbiamo fare, soprattutto per quanto riguarda la cultura, sempre dei salti mortali. Ecco perché, Mm. io mi rifacevo all'importanza delle associazioni, perché molto spesso sono fondamentali perché, ecco, in maniera proprio così, disinteressata, per l'amore della propria comunità si attivano, altrimenti tante cose purtroppo, soprattutto per quanto riguarda questi capitoli della cultura, abbiamo sempre poche risorse. Quindi se non avessimo questo tessuto associativo che gratuitamente diventa una spalla dell'ente, quindi diventa un braccio operativo dell'ente anche a quella, rispetto anche alla luce della riforma del terzo settore, che fa sì che tutte le associazioni adeguino i loro statuti e che diventino delle vere e proprie imprese sociali a tutti gli effetti. Io credo che si potrebbe fare davvero, davvero poco, perché io ho cercato in questi anni, con la collaborazione degli uffici e anche dell'associazione, di coinvolgerle nella partecipazione a progetti. Ecco, è importante la progettazione, quindi acquisire delle competenze, ed è proprio pensando a delle esperienze che noi abbiamo fatto che mi è venuto in mente in tante occasioni di creare una consulta di aviglianesi in Italia o all'estero, di persone che al di fuori del nostro contesto ricoprono delle funzioni apicali in vari ambiti della società, che potrebbero
essere, diciamo, uno sprone, uno spunto costante, e potrebbero essere consultati in occasione di bandi o di iniziative che consentirebbero a un ente, chiaramente se i progetti vengono approvati, di attingere a risorse aggiuntive. Ecco, io guardo a questo tipo di collaborazione e cooperazione per cercare, ecco, di avere sempre più risorse e creare delle condizioni sempre più attrattive, non solo per chi è fuoriuscito dalla nostra terra, ma in generale per chi deve essere favorito a venire qui da noi, deve avere delle motivazioni per farlo. Interessante questa proposta. E a Michael faccio la stessa domanda dall'altro punto di vista. Con Angela abbiamo visto cosa ha perso Avigliano, cosa perde Avigliano e cosa perdono tutti gli altri paesi con questo enorme numero di persone che vanno via. E a Michael chiedo, voi che siete andati via, cosa avete perso? E poi, seconda domanda, andando via certamente avete avuto anche qualcosa, ma quello che avete avuto e quello che avete perso, se li metti, diciamo così, sui piatti della bilancia, cosa è più pesante? Michael. Di nuovo, come dissi l'altra volta, questa è una domanda difficile a cui rispondere. Sì, però lo sappiamo. Basandomi sulla mia esperienza personale, tu perdi e quello che perdi non lo recuperi. E devi renderti conto di questo. Perdi gli affetti familiari, perdi praticamente gli amici, no? E poi col tempo le cose si vanno diradando, come diceva Angela. Io per esempio avevo più volontà, anche forse perché l'età, di tornare anni scorsi. Adesso questa volontà si sta scemando perché i miei genitori non ci sono più, alcuni amici sono scomparsi, la realtà in Italia è cambiata. Forse Raffaele, ho visto un commento di Raffaele, perché gli italiani all'estero vedono l'Italia un po' in maniera mitica, che non è più quella che era. Infatti l'Italia non è più quella che era quando l'ho lasciato molti anni fa. Quindi questo lo perdi tutto questo. Perdi gli anni di i matrimoni, i battesimi e tutte quelle realtà che non puoi vivere, anche i funerali a cui non puoi partecipare. Quindi questa è parte del tessuto della tua esistenza che tu non puoi vedere, vedi da lontano. I mass media oggi ci danno la possibilità di parlare come adesso, no? Ed è un vantaggio, fa bene, è utile, però in persona tu non sei lì e non puoi vivere la vita dei tuoi coetanei. Questo è irrecuperabile, questo è un vuoto che ti porti dentro, non lo puoi riempire. Però lo puoi capire, perché poi devi fare i conti con la realtà, altrimenti non puoi, non vivi, diciamo. E poi da quest'altra parte, chiaramente, tu guadagni in esperienza, guadagni anche in soldi, diciamoci la verità, no? In possibilità, opportunità per te e i tuoi figli. E queste sono cose che è difficile a cui è difficile dare risposta nel mezzogiorno, per esempio. Non lo so se mai sarà possibile dare possibilità di lavoro o di altre cose che io ho trovato qua. Io non troverei mai le possibilità che ho trovato qui in America, chiaramente per le dimensioni delle nazioni, le situazioni, le opportunità e tutto il resto. Quindi tu qua trovi le opportunità, le possibilità, le cose che tu non avevi in Italia. Quindi c'è queste due cose, no? Perlomeno come emigrante di prima generazione. Forse per i miei figli non è così, sicuramente non è così per i miei figli che sono nati qua, anche se sanno dell'Italia, li ho portati in Italia da sempre. Uno in particolare parla italiano molto bene, quindi c'è
però chiaramente di riflesso non hanno la mia esperienza, chiaramente. Sono nati qua e vivono la loro realtà qua. Per me è diverso, per me ho queste due cose, come per persone come me. Infatti proprio adesso, un poco tempo fa, ho conosciuto un ragazzo di Torre del Greco, immaginate un po', che sta qui prima, è venuto qui prima di me, e ha lavorato negli alberghi. Lui si è diplomato alla scuola alberghiere di Torre del Greco, e vive a 2 chilometri da me. Non l'avevo mai incontrato, ci siamo incontrati alcune settimane fa, e lui diceva proprio questo, alcune di queste cose che vi sto dicendo. Lui dovrebbe tornare in Italia, stanno cercando, lui e la moglie, che la moglie è italo-americana, pensando di tornare in Italia. La moglie è più decisa del marito. Ciro si chiama Ciro. Ciro vorrebbe tornare, però ha dei dubbi, come io avrei dei dubbi a questo punto di tornare, se dovessi tornare in Italia nel mezzogiorno. Quindi, e questa è la realtà, vivi in questa situazione, diciamo, di conflittuale in qualche modo. E l'unica risposta però è quella di fare il meglio che puoi, di magari contribuire a migliorare le cose. Infatti, secondo me, quello che stiamo facendo adesso è proprio questo. Stiamo cercando di dare delle risposte a questi, magari educando la gente, perché questo è importante. Io sono d'accordo con Angela, la cultura è importante, la cultura è imparare la storia, imparare e spiegarsi certe cose, è importante, e far capire agli altri questo. Perché da lì poi si possono trovare le risposte. Io concludo dicendo che se c'hai talento e non c'hai opportunità, che te ne fai del tuo talento? Quindi il talento deve andare con le opportunità il più possibile, no? E poi dipende da te. Quindi questo è il dramma del Mezzogiorno. Oggi più che mai sono convinto di questo. Ci sono talenti, e vedete tutti noi che stiamo all'estero, se non fossimo in grado di integrarci in una società così competitiva, per esempio come gli Stati Uniti, pensate che eravamo dei cretini o avevamo qualcosa da dire. E io non parlo dei grandi scienziati, no? Alle volte parlo degli scienziati, vedi, questo è andato sulla Luna, l'altro è andato su Marte e compagnia bella. Io non parlo della gente normale, e la gente normale che è venuta dalle nostre terre non era una gente stupida, si è integrata, è riuscita a superare problemi e difficoltà. E la domanda da porsi è perché non è stato possibile nel posto di origine. Questa è la domanda da porsi. E ci sono, chiaramente qui la storia insegna. Sì. Lascio la parola a Enrico su questo. Sì. Io voglio approfittare del fatto che tu sei un punto di riferimento per tanti meridionali americani nella tua zona, con il tuo lavoro che fai, con la tua associazione Our Italian Roots. Vorrei chiederti, tu hai mantenuto molto forte il legame con l'Italia, ma sempre, non solo da poco tempo, da sempre. E ti sei sempre interessato, e ancora adesso stai lavorando per l'Italia, per portare alla luce tante importanti verità. E gli altri, i meridionali americani con i quali tu sei in contatto, che rapporto hanno conservato con la nostra terra? Cosa ci puoi raccontare su questo? Questa è una buona domanda, perché è una domanda che gli italiani si devono porre. Perché è come io me la posi molti anni fa. Quando venni in America, come tutti noi non sappiamo, mi riferisco agli italo-americani ovviamente in particolare, perché qui è la mia esperienza.
probabilmente il discorso vale anche per gli italo-canadesi, gli italo-australiani, eccetera. Quando venni qua io non sapevo niente degli italo-americani, o ben poco, o delle cose, no, il padrino, no, cose stupide di questo tipo, che sono stupidaggini. O il modo di parlare, no, quelle cose lì. Forse, non tutti gli italiani sanno questo. Quando venni qui mi resi conto che c'era un'altra Italia qui, un'Italia che si era evoluta, no, lontana dall'Italia, con tutto il modo di parlare italiano, quel modo, diciamo, il cibo, no, spaghetti e meatballs, per esempio, no? Spaghetti e meatballs o la pizza fatta a modo loro. Però mi resi conto col tempo che queste erano cose, spaghetti e meatballs fa parte della cultura, che piacciono, non si può diciamo, come dire, sminuire. Che sto cercando di dire? C'è una cultura qua che si è evoluta in un certo modo, perché gli emigranti di un secolo scorso vennero qua discriminati, perché venivano con lo stigma, chiaramente, delle nostre terre. Già venivano con lo stigma delle nostre terre. Discriminati, dovettero mettersi assieme e creare una realtà. Questa è la realtà del Little Italy's, nelle varie zone, New York, di altre, con le loro feste, la festa di San Gennaro e tutte le feste dei vari paesi, no, della siciliani o calabresi. E quindi crearono una realtà che si è praticamente integrata nella cultura americana, però è diversa dalla storia italiana e si è dissociata chiaramente negli anni da quella che era stata l'evoluzione poi della storia italiana, e gli italoamericani non sanno tutti quei dettagli, no, di quello che è successo negli ultimi, per esempio nel dopoguerra e tutto il resto. Quindi c'è questa realtà. A che pensano gli italoamericani dell'Italia? Per molti con cui ho avuto a che fare c'è questa idea, diciamo, ricordano le loro famiglie, ricordano i posti da dove i loro nonni vennero, no? Da Avigliano, per esempio, o da altri posti del sud, e principalmente del sud, perché la maggior parte degli emigranti che io incontro sono persone che vengono dal sud, dalla Sicilia alla Campania, no? Abruzzo e Sardegna. Però loro ricordano hanno questa immagine, anche se i mass media oggi stanno facendo sì che queste immagini vadano a scomparire, però hanno queste immagini e vedo in loro la necessità di riconnettersi, la necessità di capire meglio, no, la cultura da dove vengono. E c'è secondo me in questo momento c'è un momento di cambiamento che sta avvenendo. Dipende da dove questo cambiamento porterà. Se si riesce, anche per la tecnologia, no, e tutto il resto, se si riesce a innestare in questa necessità di capire, di capire le proprie radici, probabilmente sarà un fatto positivo, e sarà forse un fatto positivo anche per le necessità dell'Italia di oggi. Se gli italoamericani riusciranno a capire qual è la realtà italiana e perché sono venuti, i loro avi sono venuti qua, le ragioni per cui sono venute, le discriminazioni e tutto il resto, si spiegano tutte queste cose qua, probabilmente avranno un motivo in più per poter magari anche loro contribuire, se si sentono italiani, e molti si sentono italiani, potrebbero capire meglio l'Italia e potrebbero magari, non lo so, dare una mano a far
Angela parlava di budget, io non voglio promettere niente perché non so, sta adesso cercando di connettere i fili, ma se è problemi di soldi, gli americani hanno i soldi. dipende da come si imposta la situazione. Però, voglio dire, però gli americani e gli italoamericani vogliono fare business, non è che sono soltanto idealisti, no? Alcuni lo sono, altri no. Però se loro vedono un interesse economico, se loro vedono magari associato alla cultura, a loro non interessa, magari possono spingere, no? E dare un aiuto. Se poi lo si associa alla loro esigenza di connettersi con l'Italia, ci sa, forse è lì la risposta. Concludo dicendo questo: il Sud ha il problema dell'emigrazione, vero? Ha il problema dell'emigrazione, è vero, spopolamento e tutto il resto, però questo lo si può capovolgere e dire perfetto, noi siamo una banda di emigranti e allora chiamiamo gli emigranti dovunque stiano e vediamo se ci danno una mano. Capite che voglio dire? No, adesso questo è un assurdo, un'assurdità, però alle volte secondo me è meglio capovolgere il discorso. Certo, è vero che è stato un problema, però può anche essere un vantaggio. Può sembrare una provocazione, sì, so. Michael, può sembrare una provocazione la tua, ma può essere anche l'inizio di un percorso. Angela, mi senti? Sei senza microfono. Ah, eccomi. No, voglio chiudere con te. Allora, nella mia prossima puntata io darò le cifre che riguardano l'immigrazione. Seguitemi perché i dati ci raccontano una storia molto particolare riguardo alla immigrazione italiana. E io mi auguro di poterti riavere. Michael sarà sempre con me, ma mi auguro di poterti riavere anche nella puntata. La puntata prossima la farò io da solo perché sarà una puntata tecnica tutta di dati, di cifre. Certo. Poi vorrei commentare tutto questo nuovamente anche con te. Grazie. E sì. ti faccio quest'ultima domanda: questa chiacchierata che hai fatto con noi, pensi che ti possa essere servita, che possa averti dato qualche spunto? Certo, l'ho trovata molto interessante anche perché io ritengo che i confronti che provengono da più parti siano sempre utili e costruttivi, e non lo dico così per piaggeria o così tanto per dire, ma io traggo sempre degli spunti nuovi, e mentre parlava Michael Miele, ma anche leggendo alcune persone che intervenivano in linea come Raffaele Romano, io poi penso a quello che realmente si può fare, perché sì, vanno bene le chiacchierate, i confronti, ma è anche importante poi dare un seguito, cioè far sì che dei momenti del genere di confronto siano l'inizio e lo sviluppo di idee, cioè di azioni concrete, perché altrimenti nelle nostre regioni del Mezzogiorno soprattutto si parla soltanto di emigrazione, ma poi in realtà nello specifico non si fa quasi nulla, o meglio si continua a discutere o si fanno delle attività sporadiche che poi in realtà non hanno delle ripercussioni reali all'interno dei nostri contesti. Quindi ho trovato tutto molto interessante e mi piacerà partecipare anche per commentare successivamente quelli che saranno i dati di cui tu ci parlerai, Sì. perché bisogna tenere alta l'attenzione su questo tema, è un tema veramente importante. Forse quando si è troppo giovani non ci si rende conto di che cosa significa perdere all'interno di una comunità tantissime risorse umane, intendo, che sono quelle risorse, mentre le risorse materiali si possono facilmente sostituire, si trova poi sempre la soluzione, le risorse umane non le sostituisci, no? E quindi si dissanguano la nostra terra, e soprattutto si perde la nostra identità, e senza identità non siamo destinati ad andare da nessuna parte. No, l'identità la dobbiamo difendere, Angela, con le unghie e con i denti. L'identità culturale dei nostri paesi è il nostro presente ed è il nostro futuro, è la nostra anima. Sì. Questo è il compito tuo e di tutti quelli che ricoprono i ruoli come il tuo. Bisogna inventarsi delle cose. Enrico,
Scusa se posso dire una Come no? breve. Identità è la chiave, Angela. Se vuoi vendere qualcosa agli americani, vendi l'identità. Perché, scusa, questo è un po' brutale, metterlo in maniera brutale. Sì, no, ho capito il senso, Capisci, certo. Angela, quello che voglio dire? Certo. Oggi, ma il mondo in generale, oggi ha bisogno di avere identità, di sapere da dove si viene, le proprie radici, perché da lì poi si danno le risposte alle cose che poi dobbiamo sempre, come migranti, questo abbiamo fatto. Abbiamo dato risposte dove siamo venuti, perché ci siamo basati sulla storia da dove veniamo. Certo. Questo è un fatto vero. Quindi se gli americani, adesso gli italoamericani, vanno alla ricerca della propria identità, se devo sintetizzare, e quindi lì c'è il punto in comune da poter sviluppare, e poi chissà, si vedrà quello che sarà. Sì, ma Certo. utilizzando i social sembra di stare vicini anche se si sta lontani, quindi questo è uno strumento che va utilizzato. Io ringrazio veramente, sentitamente Angela Maria per il contributo che ha dato a questa trasmissione. Ringrazio Michael, ovviamente, che è sempre il mio non braccio destro, il mio alter ego, e spero, anche se abbiamo sforato un po', chiedo scusa alla redazione, ma era direi quasi inevitabile, spero che chi ci ha seguito abbia trovato parecchi spunti di riflessione, e io poi dopo ovviamente con calma risponderò a tutte le domande, a tutti i quesiti che sono stati posti. Vi ricordo che giovedì prossimo sarà con voi e con noi Raffaele Romano, che sta facendo una serie di trasmissioni veramente interessanti, stimolanti. Ha trovato un filone accattivante, e quindi settimana prossima Raffaele Romano, tra 2 settimane ci sarò io, appunto, con questi, che snocciolerò questi dati che quando li sentirete vi lasceranno anche abbastanza perplessi. Immagino. Saluto tutti, ringrazio chi ci ha ascoltato e ringrazio. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Arrivederci, buonasera. Arrivederci.